Taiwan è una delle economie più solide del mondo, ma è un paese poco popoloso e quindi vivibile. È un'isola del Pacifico, lontana da tutto, e al tempo stesso iperconnessa, dove hanno sede alcune delle aziende tech più famose al mondo. Ma è anche incredibilmente economica se puoi vivere e lavorare da remoto. Io ho passato 2 settimane vivendo, lavorando, ma anche circumnavigando l'intera isola, e in questa cronaca ti racconto il percorso che ho fatto, ma anche tutte le cose che ho imparato per vivere e lavorare come digital nomad a Taiwan. Tutti i viaggi a Taiwan cominciano da Taipei, una metropoli che conserva questo sapore autentico di città tradizionale asiatica. Qui ci sono le feste e alcuni dei locali più divertenti di tutta l'Asia, ma ci sono anche i night market, il simbolo di questa città e dell'intera Taiwan, dove mangi bene spendendo nulla. Io amo mangiare questi funghi seduti sugli scalini dei templi. Qui si lavora bene, tanti caffè che fungono da coworking, tutti parlano inglese, oltre che cinese, connessioni iperveloci e alta qualità di vita, a meno della metà di quanto si spende per fare lo stesso, ad esempio, in Italia. E chi non vuole stare in città, a circa mezz'ora di metropolitana, nel nord di Taipei, si trova Tam Sui, connessa benissimo, una cittadina sul mare, che la notte però si anima con questi mercatini qui. Nei weekend è anche una popolare destinazione per una gita fuori porta per chi vive in città, con altrettanti mercatini sulla sponda opposta, in quella che ironicamente viene chiamata Bali. A me piace di più passare il mio tempo qui rispetto a Taipei, perché tutto è meno frenetico qui, se non devi avere incontri di lavoro, e poi si sta sul mare. Non è per me la prima volta che passo del tempo a Taiwan, ma questa volta ho deciso di fare di più, di viaggiare per tutta questa isola. E dall'area metropolitana di Taipei ho preso un treno. Prima di andare avanti non ti scordare di iscriverti a questo canale e di entrare nel mio gruppo WhatsApp. E adesso continuiamo con la cronaca. Le stazioni qui sono così, la gente aspetta i treni seduti per terra. E siamo in un paese non in via di sviluppo, ma in un luogo super digitalizzato che viene chiamato appunto Tech World, l'isola tecnologica. Però mantiene lo stesso questo modo di fare tradizionale. Ho preso il treno per raggiungere uno dei luoghi meno conosciuti, ma anche più simbolici dell'isola, dove si trova questa pietra qui, Hualien. Qua lungo questo fiume a sud di Hualien, nella costiera di Hualien, e questa baia, sì, una sorta di baia, è pieno di queste piccole rocce, piccole e grandi ovviamente, è pieno di queste rocce colore verde brillante, verde giada, come se fosse con queste striature, molto dura, molto bello anche questo colore. Questa cosa qua a me ricorda Taiwan. Su quest'isola è un po' come il silicio per la Silicon Valley. A volte viene usata per simboleggiare la resilienza dei taiwanesi, perché oltre ad avere questo colore verde così bello, è anche resistente. Ho trovato la mia roccia di Hualien, pezzettino. Qua è pieno di rocce come questa, molto più grandi, che scorrono lungo questo fiume. Questa roccia verde, così particolare, è quasi come una bandiera per quest'isola. Ho fatto anche una passeggiata al Taroko National Park, un canyon tra le montagne, che è stato riaperto parzialmente dopo il recente terremoto che lo ha devastato questa parte dell'isola, e dove un tempo si poteva fare trekking tra questi templi. Tutta quest'area qui è abitata ancora dalle popolazioni indigene che vivevano sull'isola prima dell'arrivo dei cinesi. Io ho scelto di passare circa 2 o 3 giorni al massimo in ogni luogo, per lavorare e viverlo, oltre che per conoscerlo. E da Hualien sono sceso fino a Taitung, una delle aree più rilassanti dell'isola,
Qui c'è l'oceano e ci sono anche un sacco di luoghi dove lavorare e ci si può prendere il tempo per staccare, tra templi, mercati notturni e partite di basket. Mi sento come un nero in Italia, oppure come un bianco ad una partita di basket a Parco Sempione. Comunque sono a Taiwan giocando a basket qua. La gente viene qui per fare surf, ma io non lo pratico e ne ho approfittato per lavorare in tranquillità. Connessioni iperveloci, ma meno vita sociale, e qui al sud è più difficile interagire perché la gente parla poco inglese. Ma mi sono ripromesso di esplorarla meglio in futuro, perché dove c'è il mare e il surf, e so che ci sono anche delle sorgenti termali qui intorno, in genere per esperienza so che è anche casa dei digital nomad. Da qui, in 2 ore, si raggiunge, attraversando la parte meridionale dell'isola, la costa ovest e la città di Tainan, la più antica tra le città coloniali di Taiwan. In questo periodo dell'anno si svolge anche il festival del Dragon Boat, siamo all'inizio di giugno quando ci sono stato io, e che porta da una parte le persone a casa a riunirsi e a stare insieme, un po' come da noi il Natale, e in città, nei centri abitati dell'isola, sulle rive dei corsi d'acqua, la gente gareggia su queste imbarcazioni a forma di drago per 2 giorni, un intero weekend. Qui siamo a Tainan, la città più antica di Taiwan, e qua in questa tradizionale città del sud di Taiwan sto guardando la gara delle barche di drago. Oggi è il Dragon Boat Festival, una festa che ha oltre 2000 anni di storia cinese, è una giornata di festa e il momento più importante è la gara di queste imbarcazioni che remano e gareggiano al ritmo di tamburi che simboleggiano il battito del cuore del drago. Tainan è una tranquilla cittadina di provincia, sul mare, dove restano in piedi ancora queste dimore coloniali, quasi inghiottite oggi dalla vegetazione, e che sono diventate meta dei turisti e degli influencer per fare dei contenuti sui social ai giorni d'oggi. Questa è la vera casa sugli alberi. Qui ci sono i mercatini notturni, si lavora bene e hanno un'ottima birra locale. Io ci sono rimasto più a lungo proprio perché si sta molto bene a Tainan. A breve distanza da qui si raggiunge il punto di partenza per esplorare la foresta di Alishan, il cuore centrale dell'isola, e dove si arriva con un treno d'epoca ancora in funzione. È un viaggio in treno nel cuore della sua più famosa foresta e nel passato di Taiwan. Salendo lentamente tra le montagne immerse nella nebbia, dai finestrini del treno guardi fuori una natura rigogliosa, le famose taiwanie, gli alberi più grandi e famosi di Taiwan, e un paesaggio che sprofonda nell'oscurità all'orizzonte oltre le nebbie e che ci sono per tutto l'anno. E sotto le decine e decine di gallerie, questo treno ha oltre 100 anni di storia e che è stato riaperto appena 15 anni fa dopo che tifoni e frane lo avevano interrotto questa linea per tanto tempo. Bello, bello, però piove. Lungo il percorso le persone salutano ancora i passeggeri al loro passaggio. La velocità è ridotta, il controllore racconta la storia e dà informazioni in cinese delle località di sosta e ci si ferma lungo il percorso. In queste piccole stazioni, risalenti al periodo in cui Taiwan era una colonia giapponese. Una delle fermate è questo villaggio di montagna, a metà percorso, che durante l'epoca coloniale serviva per trasportare i tronchi di cipresso, alcuni vecchi di centinaia e persino di migliaia di anni, dalla foresta di Alishan per costruire le abitazioni di tutta Taiwan. Il disboscamento è cessato del tutto nel 1992, quando questa è diventata una foresta nazionale, nonché uno dei luoghi più suggestivi dell'isola. Qui spesso piove, a dirotto, per tutto l'anno. Non c'è una stagione delle piogge. Ma nonostante il diluvio, tutti i passeggeri apprezzano il viaggio, io per primo, e sono anche riuscito a lavorare durante il percorso in treno, perché qui internet prende per tutto il tragitto, incredibilmente, ma siamo a Taiwan, è tech world qui. E quando arrivi quassù, nel cuore di Alishan, puoi vedere le scimmiette tra gli alberi e la foresta,
e anche passeggiare in questa foresta. E da qui partono poi le scalate per le montagne di Giada, le cime più alte di Taiwan. Ho proseguito poi per la sua città più tradizionale, l'area di Lukang. Qui i palazzi e i templi storici sorgono accanto alle case moderne e l'atmosfera è quella di una Taiwan d'altri tempi, conservata e viva. Uber e taxi sono super economici a Taiwan, costano nell'ordine di un paio di euro e ci sono per tutta l'isola e permettono di raggiungere comodamente le stazioni dei treni. Si prenotano con le app, le normali app che si trovano in tutto il mondo. Da qui, poco a nord della zona di Lukang, ho fatto poi una sosta a Hsinchu, dove si trovano alcune delle università e dei centri di ricerca più importanti del paese, nonché gli uffici delle principali aziende di microchip di Taiwan. E alla fine ho raggiunto Taoyuan, dove sono rimasto un giorno a lavorare a questo video e che è la sede dell'aeroporto internazionale e intorno al quale si è sviluppato questo centro abitato, dove si possono fare compere come ho fatto io prima di ripartire, visto che qua i costi sono più abbordabili che altrove, e c'è tutto, e alla fine sono ripartito. Taiwan è molto economica, per vivere, per dormire, dipende ovviamente dalle città, dalle stagioni, da molti fattori, però orientativamente sono 15 euro di media al giorno. Mangiare costa, insomma, con tutti i night market che ci sono lungo la strada, è relativamente conveniente ed è molto buono e salutare. E poi anche viaggiare, spostarsi, hanno questa rete di treni super veloci che ti permette di muoverti da una parte all'altra dell'isola e si trovano spesso, sono veloci e costano poco, intorno ai 10 euro per le tratte più lunghe anche. E al tempo stesso non è un paese in via di sviluppo, è un paese, una delle più forti economie del mondo, quindi insomma è uno dei paesi più tecnologici, più avanzati del mondo, ma al tempo stesso mantiene questo fascino di stare in un luogo tradizionale. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Ovviamente Taiwan non è perfetta, il mio grande limite è che la cosa che mi sfida di più è il clima che c'è su questa isola. Piove molto spesso, purtroppo, e poi fa caldo, c'è umidità, però io ho una relazione speciale con questo luogo che consiglio a tutti i miei amici. Grazie di avermi seguito fino a qua. Se ti è piaciuta questa cronaca, iscriviti a questo canale, è gratis, e se vuoi entra nella mia community, la redazione, all'indirizzo che trovi a video in descrizione. E noi ci ritroviamo nella prossima cronaca. Ciao!